dello scavo in stile romano. Eccomi qui, questa è la terza o quarta uscita in questo rio. Ha piovuto leggermente e, come potete vedere, la pioggia mi ha fatto un favore perché ha lavato la sponda e quindi ha concentrato il materiale che serve quella fanghiglia lì sulla base. Adesso qua mi basta soltanto dare una scopettata per recuperare il materiale che è stato lavato dal bordo, quindi potrebbe essere materiale buono. E la stessa cosa qui, il mio lavoro di oggi sarà quello. C'è un po' di corrente perché con la poca acqua che ha fatto comunque ha caricato leggermente questo torrente. La mia idea di oggi sarà quella di mettere giù un telo e con il secchio aiutarmi a buttare sull'acqua per lavare la parete. Aumento la velocità di produzione del materiale da mettere sulla canaletta. Da quanto ho capito oggi non sono da solo perché verranno anche i miei soci a fare a fare la giornata, ecco. Quindi mentre io piazzo tutto li aspettiamo e vediamo come faranno loro, che tecnica useranno. E questa è la tecnica. Ho messo giù il telo e adesso secchiellate d'acqua in quella zona per far cadere il materiale. Se qualcosa va a finire oltre sotto, ho fatto un buco e quindi dopo è facile raccoglierlo. E adesso andiamo avanti così. Un po' di materiale è uscito, adesso qua con le mani tirerò via i sassi, quelli più grossi, e andrò avanti. Andando avanti il telo poi lo sposterò sempre più sotto e andrò verso l'interno. Adesso cosa faccio? Tiro su questo materiale, lo metto qua tra secchio e setaccio per fare una cernita del materiale grosso e vado avanti così. A ogni passaggio ottimizzo sempre di più il lavoro. Adesso non setaccio più nel secchio, ma il materiale lo porto direttamente qui con un po' di fatica perché ci sono dentro anche dei sassoni, cerco di togliere il più possibile e poi lo passo direttamente lì, così aumento il volume di materiale spostato. Poi si usa un rastrellino e si tolgono i sassi in superficie. Così si espone nuovo materiale da prendere a secchiellate d'acqua. Niente, alla fine oggi sono da solo. Comunque sono andato avanti col mio lavoro e vedete la superficie che ho fatto rispetto a quella dell'altra volta, che è molto più piccola. Ho mosso più materiale e se notate bene non è la mia invenzione questa, ma è una cosa che facevano i romani in antichità. Se guardate la storia, vedete che i romani facevano così a scavare, ovviamente con dimensioni industriali. Testimonianze sono le aurifodine della Bessa e quelle sul Ticino, dove trovate, dopo aver lavato, il romano, lo schiavo, prendeva il sasso,
e lo accatastava tutto in una parte. Tirava fuori altro materiale buono, questo, e lavando portava via tutte in queste conche, che adesso non sono conche ma per me è questo telo qua. Tecnica romana che è veramente efficace. Facciamo vedere anche la canaletta. Questo qua è metà di quello che ho setacciato oggi. Ce n'è anche una qua. Ovviamente ce n'è dentro troppo e devo ritirarlo e il concentrato pulirlo a casa. Direi di essere soddisfatto. Questo è il risultato dello scavo in stile romano. È passato un altro giorno e come potete vedere lo scavo si sta ampliando sempre di più. Oggi non sono da solo, ci sono anche dei miei colleghi, uno sta scavando lì a monte, la pianta come avete visto l'abbiamo dimezzata. Lo scavo che c'era l'altra volta è stato ricoperto, ripristinato completamente, e l'altro mio collega sta scavando internamente, sempre nella parte superficiale, anche qua dopo verrà ripristinato. E come sta andando? Sta andando bene. Vediamo, vi faccio vedere il concentrato di un po' di secchi. Un po' vuol dire meno di 10 secchi da muratore, molto meno di 10. Vediamo se riesco a farvi vedere qualcosa. Si vede ben poco perché è tutto sotto. Eccolo lì. Un po' si vede, comunque ce n'è. E niente, andiamo avanti. Questa punta qua per ora sta rendendo nel Rio Gold Team. Già che sono qui, andiamo a vedere la tecnica di Giuseppe con la sua canaletta. Si vede un po' d'oro. Ogni tanto qualche scagliettina passa. Parte arancione qua cosa serve? Allora, è una specie di riferimento. Io scorro con la sessola a filo del giallo. In questo modo sfrutto completamente tutta quella che è la lunghezza della rampa di lancio. Altro piccolo accorgimento è che nel secchio tengo sempre molta acqua che raccolgo con la sessola, in modo che è l'acqua che mi porta fuori la sabbia dalla sessola, distribuendola già bene sulla rampa di lancio. Quindi vado, carico con la sessola acqua e poi riparto. La sessola scorre parallela alla linea gialla, ma in superficie, proprio a pelo d'acqua, non va ad interacciare il flusso regolare dell'acqua sotto. Ok. E perché bagni il materiale? Perché rimane più fluido. Se io avessi un materiale secco dovrei farlo saltare io dentro nella canaletta. Okay. Invece con l'acqua esce da solo. Basta inclinare la sessola e il materiale esce in modo omogeneo, già ben distribuito. Guardate la differenza. Questo è materiale secco, non scende. Devo io muovere con un aggravio anche di fatica. Mentre invece con l'acqua è tutto più fluido. Scivola tranquillamente. Allora io uso questo sistema di alimentazione della canaletta perché mi permette di vedere sempre libero tutto il piano di sgranamento e di sfruttarlo tutto. Ci sono altri che preferiscono
mettersi a rovesciare in questo modo. In questo modo però la sessola, la paletta copre il fondo, non si vede cosa si versa. Ok. Sì, ti fa anche da indicatore, perché se c'è una pagliuzina la vedi subito. Infatti. Guarda, E poi dico, scivola, fa fermo. questo permacarriere adesso andrà sotto a nascondersi. Le cave fanno il loro lavoro. Ora è già carica di 10 secchi di materiale, quindi è già abbastanza carica di concentrato. Una volta che ho finito di versare questo secchio, la lascio lavorare a vuoto per 5-6 minuti, anche meno, in modo che il fondo delle cave praticamente si svuota da solo completamente. Vedete come già adesso in fondo di materiale quasi non ne esce più, quindi vuol dire che ha già cominciato a depurare bene la canaletta. Il materiale all'interno delle cave, se tu riesci a inquadrarlo, si muove, Sì. ma non esce più dalla prima cava. Escono ancora i granellini leggeri dalle ultime, ma dalla prima cava ormai si è già depurata di tutto quel che doveva liberarsi. L'operazione delicata è il recupero del concentrato. Delicatamente prendo la canaletta, la sollevo in piano, la inclino leggermente verso una sponda in modo che scarichi l'acqua. Tenendola inclinata sopra un secchio, parto dall'ultima cava a svuotare. E questo sono le ultime 5 cave dove presumibilmente non c'è niente o quasi. Separatamente recupero invece il concentrato delle prime 3 cave. Come mai fai questa distinzione? Perché se la canaletta ha funzionato bene, il 90% dell'oro è nella prima cava. La prima Il restante 10% è distribuito, le altre due. l'8% nella seconda cava e un 2% nella terza. Diciamo per questo, Qua tipo, loro. per questo tipo di canaletta, con questo Per tipo di questo trappo. tipo di canaletta tradizionale. A questo punto faccio scendere tutto il materiale. Mi sposto in una posizione dove ci sia acqua un pochettino ferma. Affondo il piatto dove è contenuto il concentrato delle ultime 3 cave e con invece il piatto delle prime 3 cave faccio un lavaggio. Come mai usi questo sistema? Perché così se perdo qualche scaglietta la recupero poi Ah, dopo nel piatto di no. là. Ok, capito. Comincia ad essere un concentrato molto pesante nero di magnetite e l'oro comincia A vedersi. con questo sistema di oscillazione laterale. I sassolini che sono tondi tendono a iniziare a rotolare e poi basta inclinare il piatto e rotolano fuori per conto loro. Porca miseria. Faccio rotolare i sassolini, inclino il piatto ed escono. A questo punto basta. A questo punto Ritiri così, non lo pulisci tutto. È bello, dai. Anche tu ce n'è una carina. Avere dietro un piccolo kit medico è sempre utile. Io ce l'ho da penso 2 anni. Piccolino, ingombrante ed è pieno di attrezzature, pinzette, forbicine, cerotti, nastro cerotto, garzi di, cioè,
di tutto. È utile perché, come è successo un attimo fa, che uno dei miei 2 soci si è fatto male e allora abbiamo coperto la ferita perché usciva un po' di liquido rosso, ecco. Quindi non sembra mai utile, altrimenti in questo caso, senza avere un cerottino, una garza come abbiamo fatto, il danno poteva essere maggiore e comprometteva la giornata del cercatore d'oro. Siamo alle battute finali. Questo qua è il risultato della giornata. Lo scavo lì, lì c'era l'altro scavo, l'abbiamo riempito, poi dopo questa parte qua verrà spianata. Qua c'è un altro scavo per capire se c'era ancora oro, lì i teli che si stanno asciugando. Questo qua è il mio scavo che si è allargato, questo è l'altro scavo, da notare la differenza tra la pulizia minuziosa rispetto al mio, ma diciamo che c'è ancora 2 uscite, penso, da fare in questa zona qua, e poi o cambiamo rio o cambiamo zona del fiume, del torrente, per vedere se troviamo un altro punto molto buono. Per il momento vi saluto e ci vediamo alla prossima avventura. Ricordatevi di iscrivervi, e un saluto da parte mia e un saluto col pensiero da parte dei miei colleghi di oggi, che sono Giuseppe e Marco.